Bentornati amici nel mio canale. In queste giornate fa veramente molto caldo e ho capito che probabilmente sarebbe meglio proporre dei tutorial con dei toppettini, perché la stagione è già iniziata, la gente è già in vacanza e non ha più voglia dopo tanto lockdown di mettersi a fare delle cose impegnative. Quindi quello che è già stato fatto per la stagione estiva penso che sia già stato fatto. Cose leggere sicuramente e veloci potrebbero essere ancora un po' di interesse per preparare un po' qualcosa di particolare nella valigia per andare in vacanza. Allora io vi propongo il primo dei miei top, poi vediamo come va, se vi è piaciuto magari ne facciamo anche un altro. Questo è il toppettino chicca, sarà un toppettino scollato praticamente all'americana davanti con la schiena scoperta dietro. Adesso vi vado un po' a spiegare l'occorrente e poi spiegherò un po' la lavorazione. Questo è il filato meraviglioso che ho utilizzato per la realizzazione di questo top. Questo è un filato che mi è stato gentilmente offerto dal sito online Cofil Lane di Biella, con cui ho una collaborazione felicissima da qualche tempo, da qualche mese. Ho iniziato a rifornirmi prima di iniziare i tutorial e ho capito che tra i tanti siti online era il sito che mi proponeva i filati migliori, diciamo, sul territorio italiano. E quindi per i miei tutorial, la maggior parte dei miei tutorial futuri, diciamo, appoggerò a questo sito online, perché offrire un prodotto di qualità a dei prezzi insomma medi, non concorrenziali, è un qualcosa in più che un capo possa avere per diciamo la buona e la bella realizzazione del capo. Allora, flamenco è un filato, è un cotone, 100% cotone, vedete qua, egiziano mercerizzato, è un filato di una media, di un medio spessore, non è sottilissimo ma non è neanche grosso, indicato anche per la sua alta qualità e resistenza al lavaggio, è indicato anche per capi diciamo per all'arredamento e dona proprio, quando lo toccate vi sentite proprio la freschezza, vi dà quel senso di freschezza che serve per i nostri capi estivi. Allora, flamenco è della manifattura Roses, viene fornito in tantissime colorazioni dal sito online Cofil Lane di Biella. Adesso vi mostro, questo è il colore 103, sono gomitoli, bei gomitoli sostenuti di 100 grammi, vediamo di togliere, sono 210 metri, mi si è rotta anche, sì, 210 metri ogni gomitolone. Io ho avuto l'opportunità anche di offrire a chi mi segue uno sconto del 10% sul totale della merce, appunto da questa collaborazione. Se voi fate un ordine e mettete in minuscolo il mio nome, io mi chiamo Rita, quindi Rita in minuscolo, dove vi chiede il codice sconto, avrete appunto il 10% sul totale della vostra merce, escluse le spese di spedizione. Vi metterò poi sotto il link, sotto al video, nel box informazioni, vi metterò un link che vi manda al filato in tantissime colorazioni e poi vedremo anche quanto ne servirà, perché comunque poi va anche in base alla taglia, ma è un toppettino, penso che non ne vada molto. Vedete, questa è la lavorazione del punto. È uno sfumato, questo, uno sfumato verdino delizioso. Mi dispiace perché dal video non si vede, perché risulta un pochettino più azzurro, ma è un verdino stupendo. Vi servirà inoltre un uncinetto del numero 4, una forbice
qualche marcapunto, andremo a suddividere la parte davanti dal dietro, e mi servirà naturalmente il mio metodo a sarta, indispensabile per le nostre misure. Io ho realizzato una taglia, sto realizzando una taglia 40-42, ma con questo punto sarà facilissimo adattarlo alla vostra, proprio al vostro corpo, alle vostre misure. Questo top inizia dal sottoseno, vedete, io adesso lo girerò, inizia dal sottoseno, è un punto divisibile multiplo per 8 di 8, e questo punto abbiamo già fatto un tutorial, ho provato a fare un esperimento, ho fatto un tutorial, lo troverete appunto sotto di questo video, troverete il tutorial proprio del punto, che però io sono andata a realizzare lavorandolo in giri di andata e ritorno. Qui cambia un attimino la chiusura perché andiamo a lavorarlo in tondo, quindi sarà tutto sul diritto il punto, però è veramente molto facile, ed è, essendo un multiplo solo di 8 maglie, è adattabile a qualsiasi taglia. Quindi io sono partita con una catenella, questo è il mio sottoseno. Guardate, ho fatto questo pezzo qualche giorno fa, non mi ricordo più adesso quanti sono, comunque poi quando iniziamo il lavoro ve lo dico. Comunque questa è una catenella multiplo di 8, che deve essere anche però divisibile per 2, perché poi un numero quindi pari, di motivi pari, perché poi andiamo a dividere. Quindi da qui ho fatto un giro di maglie alte e poi praticamente sono andata a distribuire il mio punto sulla maglia alta, e mi sono allungata a piacimento. Sono solamente 4 giri per motivo, quindi anche l'allungamento, se si deve ripetere il motivo, non è insomma eccessivo. Mia figlia, come sapete già, voleva un toppettino corto, quindi io mi sono allungata solamente per, vedete qua dove c'è questa catenellina che si ripete, è il motivo questo, vedete, io l'ho ripetuto 1, 2 e 3 volte, e poi ho ripreso il primo giro facendo la finitura, quindi viene già finito automaticamente, vedete così, quindi 3 ripetizioni più un bordino, e però questo toppettino verrà cortino. Per chi volesse allungare questo top proprio a maglia, o anche fare un vestitino, perché secondo me è bello anche fatto con un vestitino, come vestitino, si può allungare, quindi in questo caso si può allungare all'infinito, anche fino ai piedi, perché a questo punto insomma è anche un punto che è traforato, però insomma non è anche tantissimo. Allora adesso vi do 2 misure se volete eseguire il tutorial uguale al mio, che avete le stesse misure. Io ho 40-42 come sempre, le misure di mia figlia, e logicamente se volete fare un vestitino questo è troppo piccolo, questa misura, quindi al limite potete aumentare questa appunto questo catenella d'inizio, però poi si potrà fare, magari prima di partire con la parte dal sottoseno venendo in su, si può ridurre, come vi ho insegnato in tanti video, appunto diminuendo su questo giro, quindi diminuendo facendo 2 maglie insieme. E dunque ripetendo col mio stesso cotone, il mio stesso uncinetto, i 3 motivi, le 3 ripetizioni più il bordino, ho diciamo chiamiamolo bordo di 19-20 centimetri. Quindi adesso io vi farò vedere i 4 giri e poi ripartire su, perché qui partiremo sulla base di maglie alte, quindi faremo i 4 giri del motivo, e poi vi farò vedere il primo giro, ripartire dal motivo, cioè motivo su motivo, con il pippiolino che andrete a fare al giro di rifinitura. Poi verrà girato questo bordo e partiremo, metteremo i marcapunti, divideremo a metà il lavoro e faremo un pezzettino
per arrivare cioè ci arretaccheremo, faremo un pezzettino per arrivare allo scalfo e poi saliremo così, proprio scolatura all'americana, con dei laccettini che si chiudono dietro alla nuca. Bene, spero di essere stata chiara. Adesso faremo un piccolo campione con un altro filato in tinta unita, così vedete bene il punto, perché è molto molto bello, è facilissimo, quindi anche per le principianti. E niente, vi volevo dire, sì, quante catenelle ho iniziato io. Adesso vado a contare i miei motivi. Allora, per la mia misura che abbiamo appena misurato, no? Sono 16 motivi, vedete, questo è il motivo, quindi 8 davanti e 8 dietro. Mi raccomando che devono essere pari se aumentate, e quindi sono 128 catenelle, perché 16 motivi per 8 dà 128. Noi adesso andremo a fare un campione con meno motivi, ma comunque non cambia niente perché il procedimento è quello. Quindi noi andremo a fare un campione sulla metà, quindi faremo 8 motivi totali. Quindi se volete aumentare, aumenterete di 8, 16, insomma tutte le catenelle che volete, perché questo modello è adattabile. Il più è adattabile in lunghezza. Bene, partiamo quindi con il nostro tutorial. Ecco, ho fatto la mia catenella, io ho fatto 64 catenelle per fare il campione. Voi avrete la vostra catenella che sarà lunga a sufficienza per la vostra circonferenza maggiore del corpo, insomma del fianco o del sottoseno, che sia appunto divisibile per 8 e per 2 a sua volta. Quindi adesso io la prendo con le mani bella diritta e vado a chiuderla a cerchio, perché lavoreremo in tondo. Con una mezza maglia bassa chiudiamo il nostro cerchio e facciamo il primo giro di maglie alte. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo e vado a fare un giro completo di maglie alte, una maglia alta su ogni catenella. Vedete, una dietro l'altra. Facciamo questo giro, ci troviamo alla fine del giro per chiudere. Ecco, siamo alla fine del giro. Mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ora andiamo a distribuire il nostro motivo. Da qui ci alziamo con 2 catenelle, carico il filo, entro nello stesso punto di base e vado a fare una mezza, cioè una maglia alta chiusa a metà. Carico di nuovo, entro, chiudo a metà il terzo punto, perché qui in questo caso all'inizio del giro la catenella sostituiva la prima, e chiudo tutto insieme, quindi 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base. 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, rientro nello stesso punto dove abbiamo già fatto le maglie chiuse insieme e faccio un altro gruppetto di 3 maglie chiuse insieme. Quindi chiudo metà la prima, carico il filo, chiudo metà la seconda, carico il filo, rientro nel stesso punto di base, chiudo metà la terza e chiudo tutto insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, salto 3 maglie di base, nella quarta vado a fare la lavorazione che abbiamo appena fatto qui, quindi 3 maglie chiuse insieme nello stesso punto di base. Chiudiamo metà la seconda, chiudiamo metà la terza e chiudiamo tutto. 3 catenelle, 1, 2, 3, di nuovo nello stesso punto un altro gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme, chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda e chiudo metà la terza. Di nuovo
3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa, 3 catenelle di base, 1, 2, 3, carico il filo, salto 3 maglie di base, nella quarta ritorno a fare i miei petali, le mie maglie alte, le 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base, 3 catenelle e ancora un altro gruppetto nello stesso punto di base, 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3. Ecco, mi lavorate così tutto il giro, ci vediamo alla fine del giro. Siamo arrivati alla fine del primo giro del motivo, faccio le ultime 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a chiudermi qua alla base dove si sono unite le maglie, vedete, insieme, con una mezza maglia bassa. Secondo giro, rientro in questo motivo sottostante, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, entro nell'archetto di queste 3 catenelle e chiudo con una maglia bassa, 3 catenelle, vado sulle maglie chiuse insieme e faccio una maglia bassa, qua, ecco qui, una maglia bassa, vedete, 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, qua abbiamo 2 archi un po' grandini, entriamo nel primo e chiudiamo a metà la maglia alta, carichiamo il filo, entriamo nel secondo seguente e chiudiamo a metà la maglia e poi chiudiamo tutto insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado a fare una maglia bassa qui dove si chiudevano le maglie insieme, questo petalo, e di nuovo ripartiamo col motivo, quindi 3 catenelle, 3, maglia bassa qui in questo archetto seguente, 3 catenelle, maglia bassa qui dove si chiudeva il petalo, le 3 maglie chiuse insieme, 3 catenelle, 1, 2 e 3, carico il filo, entro nel primo arco di questi 2 grandi, faccio una maglia alta chiusa a metà, carico il filo, maglia alta chiusa a metà nell'arco seguente e chiudiamo tutto insieme, e da qui 3 catenelle, una maglia bassa qui sul petalo seguente e così via. Questo è il secondo giro, lavorate in questo modo tutto il giro, ci troviamo qua alla fine. Siamo alla fine del secondo giro, vedete, faccio l'ultima coppietta di maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, 2 e 3 e mi vado a chiudere qui sulla maglia bassa di inizio giro. Ora camminiamo per il terzo giro, camminiamo all'interno del primo archetto piccolino di 3 catenelle. In questo modo facciamo una mezza maglia bassa e poi una maglia bassa e una catenella, carico il filo, entro nell'arco successivo e faccio una maglia bassa chiusa a metà e poi chiudo, una maglia alta, scusate, chiusa a metà e poi chiudo tutto insieme, una catenella di separazione, carico il filo, salto questo arco, vado a lavorare 5 maglie alte qui dove si univano le maglie chiuse insieme, in questo punto qua, quindi in questo punto, nello stesso punto vado a lavorare 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5, una catenella di separazione, carico il filo, salto questo arco qui, vado in questi 2 piccolini sopra il fiore, sopra i petali, e faccio 2 maglie alte chiuse insieme, quindi chiudo metà la prima, carico il filo, entro nel secondo archetto, chiudo metà la seconda e chiudo tutto,
una catenella, carico il filo, salto questo arco, vado a lavorare le 5 maglie alte qui dove si univano le maglie chiuse insieme. Stiamo già ripetendo il motivo, quindi una maglia alta, 2 nello stesso punto di base, 3, 4 e 5, e di nuovo ripetiamo il motivo, quindi una catenella, carico il filo, salto questo arco, vado in questi due piccolini, faccio 2 maglie alte chiuse insieme, quindi chiudo metà la prima nel primo archetto, chiudo metà la seconda nel secondo archetto e chiudo tutto, una catenella e così via. Questo è il terzo giro del motivo, lavoratelo tutto in questo modo e ci vediamo qui alla fine del giro. Siamo alla fine del terzo giro del motivo, faccio l'ultima catenella e mi chiudo qui dove si univano le maglie alte chiuse insieme con una mezza maglia bassa. Quarto e ultimo giro del motivo, rientro qui dove mi sono chiusa e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3. Qui abbiamo un gruppetto di 5 maglie alte, andiamo a lavorare una maglia bassa in quella centrale, cioè la terza, 3 catenelle, andiamo a lavorare la maglia bassa dove si univano qui le maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, di nuovo stiamo già ripetendo, andiamo a lavorare una maglia bassa nella terza di questo ventaglietto di 5, in quella centrale, e di nuovo 3 catenelle, andiamo a lavorare una maglia bassa qui dove si univano le maglie chiuse insieme. Questo è il quarto giro, lo lavorate tutto, ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del quarto giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, mi vado a chiudere nella maglia bassa di inizio giro con una mezza maglia bassa. Questa è la sequenza, questi sono i 4 giri del motivo. Ora andiamo a ripeterlo e ripartiamo dal primo giro, questo qua dei petali. Il motivo è molto semplice perché non si ripetono a zig-zag le lavorazioni, ma in linea parallela, quindi il motivo si ripete uguale, quindi dove qui abbiamo il petalo, i 2 petali, vedete, nella stessa posizione ricominceremo con i 2 petali, quindi ci alziamo con 2 catenelle, carico il filo, rientro nella maglia bassa e chiudiamo metà la maglia alta, quindi carico il filo, rientro nello stesso punto, chiudiamo metà la maglia alta e chiudiamo insieme, quindi 3 catenelle di separazione, carico il filo e faccio il secondo petalo nello stesso punto, quindi rientro nella maglia bassa e chiudo metà la prima maglia alta, chiudo metà la seconda e chiudo metà la terza maglia alta, sempre entrando nello stesso punto, e chiudo tutto insieme. Quindi vado a fare il petalo nella stessa, vedete, posizione che c'era sotto. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. La maglia bassa adesso la andiamo a fare sulla maglia bassa, quindi saltiamo questo arco e dove c'è la maglia bassa andiamo a fare la maglia bassa, è molto semplice. 3 catenelle di separazione, vedete qua comunque su questo giro l'ultimo sottostante è formato da catenelle e da maglie basse, noi andremo a lavorare solamente sulle maglie basse, quindi una maglia bassa faremo i petali e una maglia bassa faremo una maglia bassa divisa da 3 catenelle. Quindi adesso abbiamo fatto la maglia bassa, è ora di fare il petalo, quindi rientriamo nella maglia bassa e facciamo il nostro petalo. Quindi chiudo 1, chiudo la seconda maglia alta a metà, la terza, chiudo insieme, 3 catenelle
e di nuovo il secondo petalo nello stesso punto di base, quindi vedete 3 maglie alte chiuse a metà e chiuse insieme. Adesso vi faccio vedere invece a fare il pipiolino, cioè una volta che voi avete raggiunto, qui dopo chiudete nello stesso modo che avete chiuso sotto tutti i giri, perché appunto non ci si sposta. E quando arrivate alla vostra lunghezza che volete di questo punto, l'ultimo giro lo faremo con i petali, però in questo modo. Allora, 3 catenelle, maglia bassa su maglia bassa, e qui ci sarà un pipiolino, quindi 1 2 3 4 catenelle, entro alla base della maglia bassa chiusa, appena chiusa, e mi chiudo con una mezza maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 e 3, carico il filo, vado nell'altra maglia bassa seguente, faccio il mio petalo come abbiamo già fatto, le 3 maglie alte chiuse insieme, e faccio, erano quindi 3 catenelle, facciamo 6 catenelle, 3 4 5 e 6, entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con una maglia bassa, una catenella e poi il secondo petalo, quindi le 3 maglie alte chiuse a metà. E chiusi insieme. Facciamo un altro pezzettino, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, vado sull'altra maglia bassa seguente, faccio la maglia bassa e pipiolino, 1 2 3 4 catenelle, chiudiamo con una mezza maglia bassa sulla base della maglia bassa lavorata, 3 catenelle, 3, e riprendiamo la lavorazione. Vedete? Allora, ecco qua. Bene, adesso io mi riattaccherò sulla maglia originale, proseguiremo con il lavoro. Quindi una volta che voi avete raggiunto la vostra lunghezza, terminando con l'ultimo giro col pipiolino, girerete il vostro lavoro in questo senso e ci si riattaccherà per lavorare la parte superiore dove noi abbiamo prima cioè praticamente il sottoseno. Bene, ho preso direttamente adesso il top, vedete qua dove c'era il filo dove abbiamo iniziato la catenella, con il nodo d'inizio sto usando il numero 4, entriamo, vedete, nella catenella, nella prima catenella, e ci chiudiamo con una maglia bassa. E questa è la catenella d'inizio, che abbiamo girato, no? Il lavoro. E qua c'è il pipiolino, c'è il bordo, e adesso partiamo dall'altra parte. Ora faremo qualche giro di maglia alta per arrivare praticamente al sottoscella. Quindi mi alzo con altre 2 catenelle, tutto questo sostituisce la maglia alta, la prima, e comincio a lavorare su ogni catenella la mia maglia bassa. Erano 100, nel mio caso erano 16 motivi, per 8 fa 128, e quindi vado a lavorare 128 maglie alte, una su ogni catenella. Lavorate così il giro, ci troviamo alla fine del giro per chiuderlo e continuare. Allora, una cosa che vi posso dire è che se qualcuno vuole fare l'abito o comunque vuole stringere un po' nel sottoseno, in questo giro si possono fare le diminuzioni. Come si fanno le diminuzioni? Le diminuzioni si fanno chiudendo insieme 2 maglie. Quindi carico il filo, entro nella catenella, chiudo a metà, carico il filo, entro nella catenella seguente, chiudo a metà
e chiudo tutto insieme. E queste diminuzioni ne andrete a fare distribuite omogeneamente, una qui, magari dopo una ogni 4-5 maglie, ogni 10, dipende da quanto voi dovete ridurre, e andrete a farle su questo giro in modo che dal giro seguente la maglia sia già ridotta dei centimetri che vi servono. Io non vado a ridurla perché ho già provato il top, siccome mia figlia vuole il top corto, quindi non sono andata a calcolare il fianco, ma sono andata a calcolare la vita come misura, e quindi io non ho bisogno di fare riduzione. Ma se uno vuole fare una maglia più lunga, che vuole partire più dal fianco, o addirittura un abito, in questo punto si fanno le diminuzioni, si possono diminuire tutte le maglie che si vogliono. Ok, ho finito il primo giro di maglie alte attaccandomi la catenella d'inizio, mi chiudo con una mezza maglia bassa nella catenella, qui nella terza catenella, chiudo il giro, mi alzo con 3 catenelle e vado a fare ancora un altro giro di maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante. Poi chiuderò il giro sempre con la mezza maglia bassa qui nella terza catenella. Adesso io vado a lavorare qualche giro di maglia alta, non so ancora quante, e comunque ci vediamo poi quando insomma ho finito queste maglie alte, che cominciamo a dividere il lavoro per fare la parte davanti della scolatura all'americana. Io ho eseguito 3 giri di maglie alte che con la prima che c'era già nel motivo sono 4, cioè quando abbiamo lavorato che siamo partiti dalla catenella, in tutto sono 4. Vediamo di dare una misurina. Io mi sono fermata qui però perché mia figlia vuole la maglia corta, quindi anche in questo punto qua, aumentando di giri di maglie alte, ci si può allungare a piacimento. Infatti questi totali di maglie alte, da praticamente tutte, compresa anche quella dell'inizio della lavorazione, sono circa 4 centimetri, no 5, scusate, qui 5, per un totale di 25 totali della maglia. Adesso noi andiamo a dividere a metà il lavoro, quindi andremo a mettere un marcapunti in un posto qualsiasi. Adesso io lo metto dove qua mi sono fermata, vedete, io ho già tagliato. Ecco, io andrò a mettere un marcapunti, vabbè, lo metto qua dove c'è il filo che ho finito il giro, tra una maglia e l'altra, in questo modo, e da qui conto la metà dei miei 128 punti, che è 64. Quindi comincio a contare e vado verso la mia sinistra e conto 2, 4, 6, 8, 10, 58, 60, 62, 64. Qui tra la 64 e la 65 in mezzo metto il marcapunti e abbiamo trovato la metà del nostro lavoro. Ora dobbiamo trovare la metà di una metà, quindi la parte dietro non la lavoriamo più perché c'è la schiena scoperta, lavoriamo tra un marcapunti e l'altro solamente un pannello davanti. Di questi 64 punti dobbiamo trovare la metà, quindi 32, quindi dal primo a destra contiamo 32, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Tra la 32 e la 33 mettiamo il nostro marcapunti. Questo è il centro del nostro davanti. Ora dobbiamo calcolare gli scalfi, perché lo scollo all'americana bisogna rientrare un po', dare un po' di scalfo nei lati. Quindi prendiamo un altro marcapunti, andiamo sulla parte destra dove abbiamo messo il primo marcapunti, contiamo verso sinistra
5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Tra la quinta e la sesta mettiamo un marcapunti. E questo è mezzo scalfo davanti. Andiamo al nostro marcatore di sinistra, marcapunti di sinistra, il secondo, che delineava la metà del lavoro. Prendiamo un altro marcapunti e dal marcapunti che c'è già qui andiamo verso destra e contiamo altre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tra la quinta e la sesta mettiamo un marcapunti. Ecco qua. Questa è la parte centrale. Praticamente adesso possiamo togliere i primi due che abbiamo messo, che erano la metà esatta del lavoro, perché per noi adesso farà riferimento i marcapunti che abbiamo messo per delineare lo scalfo. Quindi abbiamo qui i due marcapunti che non sono la metà, ma sono dove abbiamo calcolato gli scalfi, e abbiamo il centro. Dal centro cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo calcolare un altro pezzettino centrale parte l'altra, perché andremo a fare un motivo nel centro del nostro top, mentre dalle altre parti, dai lati, saliremo con la maglia rasata e diminuiremo man mano che arriviamo verso lo scollo. Ora mettiamo gli ultimi due marcapunti. Questo è il marcapunti del centro della maglia. Andiamo ora verso destra e contiamo dal centro 7 maglie alte, quindi subito la prima dopo il marcapunti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mettiamo il marcapunti sulla settima maglia alta e l'altro nel senso contrario, contando dal centro verso sinistra 7 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulla settima mettiamo il marcapunti. Ecco, ora siamo pronti per partire con il nostro lavoro. Ho fatto il nodo di inizio sul mio uncinetto numero 4. Ora andremo a lavorare in giri di andata e ritorno il pannello davanti. Questo è il segno dello scalfo, quindi si parte dallo scalfo alla nostra, lavorando la magliettina alla nostra destra, inseriamo nella prima maglia dopo il marcapunti, inseriamo il nostro uncinetto, chiudiamo con una maglia bassa e facciamo una catenella. Carico il filo, entro nella seconda maglia alta sottostante, chiudo metà e chiudo tutti insieme. Ora qui abbiamo fatto le catenelle, ma questa è una maglia, risulta come una maglia chiusa insieme, quindi quando torneremo indietro queste due maglie chiuse insieme sarebbero come un punto. Ora proseguiamo con delle maglie alte fino al marcapunti che troveremo, quindi andiamo avanti, magari lo facciamo insieme. Andiamo avanti fino qua al primo marcapunti e lavoriamo maglie alte fino al marcapunti compreso. Ho lavorato le maglie alte, vedete, fino al marcapunti compreso. Adesso lo possiamo togliere questo e proseguiamo in questo modo. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, nella seguente una maglia alta. Primo quadratino. Una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima maglia alta. Secondo quadratino. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella seguente, terzo quadratino. Ora togliamo anche questo, che è il centro della nostra maglia, carico il filo, faccio una maglia alta nella maglia seguente, sottostante, quindi due vicine. Una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta. Primo quadratino.
una catenella, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta, secondo quadratino. Una catenella, carico il filo, salto una maglia di base e vado a lavorare la maglia alta sul marcapunti che abbiamo qui ancora. Ora possiamo togliere anche questo perché il nostro motivo l'abbiamo già posizionato. Quindi il nostro motivo sarà centrale, sarà sempre, proseguiremo sempre mantenendo dalle parti, si andrà a diminuire, in centro manterremo questo traforo che è composto da 3 quadratini, 2 maglie alte vicine e 3 quadratini. Ora proseguiamo verso lo scalfo sul lato, quindi andiamo avanti fino all'altro marcapunti con delle maglie alte, una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Quando saremo all'altro marcapunti ci fermeremo 2 maglie prima perché dovremo chiuderle insieme. Ecco, siamo arrivati a 2 maglie prima del marcapunti, le andiamo a chiudere insieme, quindi 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda e chiudo tutto insieme. Ora possiamo togliere anche questo marcapunti. Si lavorerà in giro di andata e ritorno, quindi adesso possiamo togliere anche questo e possiamo togliere tutti. Ora giriamo il nostro lavoro e proseguiamo con la diminuzione, quindi la diminuzione andrà fatta tutti i giri, parte e l'altra. Quindi mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la maglia alta chiusa a metà. Mi raccomando, state attenti perché queste due che sembrano 2 maglie alte invece sono una chiusa sono 2 chiuse insieme, quindi risulta, quando dovete fare l'altro giro, è una. Quindi questa la chiudiamo a metà e andiamo nella terza, cioè è la seconda però se guardate vi sembra la terza, no? Però è la seconda. Quindi entriamo, chiudiamo metà e chiudiamo insieme. Abbiamo diminuito anche questo giro perché già comincia a stringere. Ora lavoriamo tutte maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante, fino ad arrivare qui all'ultima prima del quadratino. Siamo arrivati qua sul motivo centrale, qui manteniamo praticamente la lavorazione come si trova, quindi una catenella, facciamo il punto rete, maglia alta su maglia alta seguente, una catenella, maglia alta su maglia alta seguente, una catenella, maglia alta su maglia alta seguente, una maglia alta sulla maglia alta seguente, una catenella, maglia alta sulla maglia alta seguente, una catenella, maglia alta su maglia alta seguente, una catenella e maglia alta su maglia alta seguente. Ora siamo già sulla parte di maglie alte, arriviamo fino con tutte maglie alte fino a qui, ma quando siamo alla fine vi faccio vedere, c'è da fare anche qui ancora la diminuzione. Quindi proseguiamo maglia alta su maglia alta. Siamo alla fine del giro, anche qui vi faccio notare che sembra che ci siano 3 maglie, una, 2 e 3 per arrivare alla fine del giro, invece sono 2 perché la prima sono 2 chiuse insieme, quindi quando voi vedrete 3 maglie, anche se la prima è chiusa insieme, all'occhio vedete 3, farete una maglia alta chiusa a metà sulla prima e una maglia alta chiusa a metà, andrete in mezzo a queste 2 perché sono quelle chiuse sotto, chiuse insieme. Quindi chiudete a metà e chiudete tutto. Giriamo il lavoro. Praticamente si ripete la stessa cosa. Quindi praticamente voi vi alzerete, un attimo che vi spiego, vedete, vi alzerete
in questo modo, facendo le diminuzioni sui lati, parte l'altra e a tutti i giri, e mantenendo questa lavorazione centrale. Adesso anch'io devo calcolare, vedere quanti giri mi servono per arrivare dalla sottoscella allo scollo, al collo, e poi vi faccio sapere. Naturalmente, se c'è una taglia diversa dovete provarvela, dovete vedere insomma un pochettino di adattarla alle vostre misure. Ecco ragazze, sono salita con 15 giri qua per scollare all'americana, facendo le diminuzioni parte l'altra su ogni giro. Lo scalfo qui dal primo quadratino all'ultimo mi dà 18 centimetri, la maglietta totale misura 40. Ora andremo a fare un bordino tutto intorno, un piccolo bordino che passa tutto intorno, gira dietro la schiena e poi arriva da questa parte, praticamente lo facciamo un giro completo, e poi andremo a fare due semplicissime cordine di catenelle, la allacceremo qua di dietro al bordo per legare il nostro top alla nuca. In caso, una volta provato la circonferenza qui fosse un pochettino larghina, potete in questo giro punto di finitura fare delle diminuzioni lavorando magari qualche maglia, specialmente qua sul dietro. Vedete, dietro è tutto scollato, qui in questo punto qui potrete fare appunto delle diminuzioni lavorando due maglie insieme. Bene, andiamo a fare il nostro bordino. Partiamo a fare il bordino. Sono sul diritto del lavoro. Io ho terminato i miei giri di andata e ritorno ritrovandomi proprio sul dritto del lavoro. Eventualmente voi avete fatto dei giri in più della parte, questa qua, l'americana, e vi trovate con l'ultimo giro sul rovescio, e vi conviene staccare il filo e riagganciarvi qui nell'angolo, e questo è il dritto del lavoro. Adesso partiamo. Io direttamente appunto ho il filo collegato da prima, mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono una maglia, la prima maglia bassa, e in ogni giro che ho fatto di maglie alte entro lateralmente, faccio 2 maglie basse, una e 2 in ogni foro. Ora da qui passo all'altro giro e faccio 2 maglie basse anche in questo giro. Andiamo. Vedete. Passo nell'altro giro sotto e faccio 2 maglie basse. Di nuovo vado avanti in questo modo fino ad arrivare all'ultimo giro della parte che abbiamo appunto diminuito, no? Dopo praticamente lo scalfo. Poi vi faccio vedere qui allo scalfo come proseguire. Quando arrivate qui all'ultimo giro, questo è lo scalfo, questo puntino qui è lo scalfo, no? All'inizio dello scalfo lavorate in questo modo, fate la prima maglia bassa, la seconda la facciamo a metà, quindi usciamo solo con un gettato, entriamo nella prima maglia bassa del dietro, che comunque qui è lo scalfo, perché se vi ricordate avevamo lasciato dello scalfo, non in questo forellino qui, nella prima maglia qua, e uscite con un gettato e chiudete. Qui permette di dare un po' la forma per girare della lavorazione. Ora siamo sulla parte lineare. Questa parte lineare la dovete lavorare tenendo molto stretto il filo, in modo che il lavoro non perda le forme. Eventualmente sul dietro si può anche inserire un piccolo elastico, oppure usare quei fili elastici che si trovano nelle mercerie e fare 2 o 3 giri di un colore naturalmente che non si vede con questo filo elastico per mantenere la forma. Eventualmente
potete anche usare appunto un elastichino. Comunque io queste maglie basse che io andrò a fare su ogni maglia alta che trovo, quindi una su ogni maglia alta, le lavorerò tenendo il filo molto molto tirato. È un lavoro di pazienza, però servirà per tenere un po' in forma il top, perché quando si tratta di puro cotone sapete che poi indossare un puro cotone un pochettino le cose fatte a mano cedono, e quindi consiglio sempre in certi punti di tenere il lavoro molto tirato. Quindi io farò adesso tutto questo giro, questa parte di maglie alte della parte del dietro, lavorando delle maglie basse ma tenendo il filo molto molto tirato. E come ho già spiegato, chi volesse fare delle diminuzioni, perché una volta magari provato il top sulla parte della schiena risulta un pochettino largo, in questo giro di maglie basse può ridurre, fare delle diminuzioni lavorando appunto, come vi ho appena fatto vedere qui nello scalfo, le due maglie basse chiuse insieme, cioè esco con un gettato, vado nell'altra maglia, esco con l'altro gettato e chiudo le maglie insieme. Qui questa è la diminuzione su maglie basse. Adesso io la tolgo perché a me non serve e vado avanti normalmente col filo bello tirato. Ecco, siamo arrivati all'altro scalfo, cioè alla fine di questa parte di maglie rasate della schiena. Qui c'ho l'ultima prima dello scalfo, questo è il punto dello scalfo, questa è l'ultima, quindi entro, faccio un gettato, questo non lo lavoro, vado nel primo giro dove abbiamo fatto le diminuzioni della parte davanti, c'è un filo dietro, esco con l'altro gettato e chiudo insieme qui dove gira appunto sotto l'ascella, rientro nello stesso foro, faccio una maglia bassa e vado avanti come la parte che abbiamo già lavorato, facendo 2 maglie basse in ogni foro che equivale a un giro. Vedete? E vado avanti così fino alla nuca, al collo, alla scollatura. Siamo arrivati alla parte superiore dove c'è la scollatura, faccio le ultime 2 maglie basse nell'ultimo foro, nell'ultimo giro, però qui per girare vado a fare, vediamo quante ne servono, proviamo, sì, un'altra, quindi nell'ultimo foro vado a farne 3 e poi comincio ancora a lavorare le maglie basse. Qui abbiamo vedete le maglie alte nel senso giusto, dritte, vado a fare una maglia bassa su ogni maglia alta che trovo. Andiamo avanti insieme un pezzettino. Vedete, dove troviamo la catenella che ha formato il nostro quadrato, entriamo e facciamo nel quadrato la maglia bassa. Vedete, qui c'è la maglia bassa, una maglia alta, dentro il forellino una maglia bassa su maglia alta, dentro il foro la maglia bassa, qui ci sono le 2 maglie alte vicine, quindi maglia alta, ecco, maglia bassa sulle 2 maglie alte e così via. Arriviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, abbiamo già lavorato tutto intorno. Facciamo l'ultima maglia bassa e ci chiudiamo con una mezza maglia bassa nella seconda catenella che aveva sostituito la prima maglia. Fa un po' fatica, la prima maglia bassa. Ecco qua. Ora andiamo a fare il secondo giro del bordino
sui lati, escludendo la parte, questa è dove praticamente va il collo, no? E qui andremo ad attaccare dietro poi le 2 catenelle, faremo dietro, questo è lo scollo, no? Dietro, poi sul dietro nascosto attaccheremo il nostro filo, l'uncinetto, con l'uncinetto, e faremo delle catenelle, semplici catenelle, perché comunque è un filato sostenuto, lunghe della misura necessaria che vi servono per legarlo al vostro collo con un fiocchetto, con una ciappera. Quindi parte l'altra qui e qui. Sui 3 lati, scusate, sull'altro lato che praticamente parte da qui, gira tutto intorno quello che abbiamo appena fatto e poi fino qui, va a finire qui, andremo a fare un bordo, escluso appunto questa parte della scollatura. E adesso vi faccio vedere come andremo a lavorare questo bordo. Dopodiché unite le 2 catenelle per legarlo alla nuca, questo toppettino è terminato. Allora qui siamo quindi nell'angolo e dovremo arrivare nell'altro angolo qua con l'altro, in questo punto con questo bordo. Ci alziamo con 2 catenelle, carico il filo, rientro nella maglia, l'ultima appunto dove ci siamo chiusi con la mezza maglia bassa, e chiudo a metà, rientro gettato, chiudo metà e chiudo tutto. Su questo gruppetto di maglie chiuse insieme facciamo il pipiolino, quindi però 3 catenelle, entriamo alla base, vedete, alla base della chiusura delle maglie insieme e chiudiamo con una mezza maglia bassa. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Carico il filo, salto 2 maglie di base, vado nella terza e faccio la stessa lavorazione, quindi chiudo metà una maglia alta, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza e chiudo tutto. E pipiolino, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e faccio il mio pipiolino chiudendolo. Vedete, prendo le 3 maglie chiuse insieme, esco e chiudo con una mezza maglia bassa. 2 catenelle, di nuovo carico il filo, salto 2 maglie di base, nella terza la stessa lavorazione e arriviamo fino allo scalfo, poi vediamo come fare per girare correttamente. Ecco, io sono arrivata, ho provato a girare allo scalfo, praticamente viene bene mantenendo i punti come si trovano, cioè praticamente la stessa lavorazione, saltate 2 maglie basse di base anche e continuate normalmente sui 3 lati, cioè 3 lati perché io intendo dietro pezzo a destra e pezzo a sinistra di questo pannello che copre il davanti. Vedete che anche piegandolo risulta non fa nessun difetto e quindi mantenete la stessa lavorazione. Poi quando andate ad attaccare appunto le catenelle, le attaccherete sul dietro, le attaccherete magari in un punto un pochettino così, no? Non proprio qua, qui dietro, e così non si vedrà l'attaccatura della catenella. E quando arriverete qui alla fine, se per caso, l'importante è fare l'ultimo proprio all'inizio, vedete, all'inizio sull'angolo. Se per caso ne avete 2, invece di avere 2 vi rimangono 3, vi rimangono una, non importa, non si vede poi. Quindi l'importante è che l'ultima sia proprio qua sulla punta, vedete così, l'ultimo di questo petalo sia proprio qua alla fine sulla punta della lavorazione. Ecco, io ho finito anche questo progetto, speriamo che vi sia piaciuto. Vi chiedo gentilmente, se vi è possibile, se vi piace il canale, di iscrivervi, perché noi youtuber l'unica soddisfazione che abbiamo è nelle vostre iscrizioni e che il nostro lavoro, che è gratuito, possa trovare il vostro gusto. Quindi cliccando la campanella vi arriveranno poi tutti i lavori
quando vengono pubblicati sarete avvisati mediante appunto una notifica. Io vi ringrazio e penso di fare, ho in mente di fare qualcosa in abbinamento a questo top, però ci devo ancora lavorare su. Alla prossima ragazzi, ciao!